Ciao ragazzi, bentornati su FC26 con il nostro Nost County. Io purtroppo avevo registrato un video che non vedrete mai perché insomma non si sentiva la mia voce, quindi sono andato fino al 12 di luglio, abbiamo fatto un sacco di cose ma purtroppo tutto è andato a quel paese. Però oggi vi faccio un piccolo riassunto così potete anche voi insomma capire che se no sembra tutto strano, no? Allora, cosa ho fatto? Adesso andiamo a vedere un po' nei trasferimenti, cronologia, però i nostri, ecco. Ho venduto Mofolo perché ormai ha 20 anni, 67. Ho messo Atkinson in prestito, Buffon l'ho venduto perché non sta crescendo assolutamente mai e non a 21 anni, se non sbaglio, 22, essere ancora 71, prende massimo un punto all'anno. Ragazzi, purtroppo ho dovuto venderlo perché va bene la cosa dell'avere un buffone in squadra, però onestamente non giocherebbe mai. Poi ho venduto Arnesen, che ormai purtroppo non cresce, a 22 anni, 70 doverollo, 71 adesso non mi ricordo, però pure lui l'ho sostituito, ragazzi, con Sean Price, il capitano Price di Call of Duty. Ebbene sì, lui è per me un colpo meraviglioso, giocatore incredibile, mi piace tantissimo. Quindi abbiamo un centrocampo con Stubbs, Bianco, Price e Adam, e direi che questi sono quelli confermati. Poi terzino destro, vendendo Mofolo, non avendo un ricambio, ci siamo potenziati. Ebbene sì, perché il prossimo anno, appunto, anzi ormai quest'anno siamo in Premier League, quindi bisogna essere forti. Ho preso Agostinho con Seisao lì a destra, giocatore che sembrerebbe essere veramente molto promettente e forte, soprattutto con questo nome e cognome. Io non potevo non prenderlo, quindi mi sono fatto ispirare non solamente dalla bravura ma anche dai nomi che sono molto interessanti. Altra cosa, ho potenziato intanto gli osservatori, ho messo The Winter, Blazek, e va bene così. Li ho mandati in Brasile a cercare un nuovo Ronaldinho, cosa che non sta succedendo, e in Portogallo a cercare un nuovo CR7, cosa ovviamente che non sta succedendo, ma dettagli. Anzi, ho trovato qualche giocatore interessante, tipo questo Daniel Parrella, che attenzione, anche Paneira Martigno, però 14 anni, io l'ho preso perché sembra essere veramente devastante, però non so se lo vedremo mai onestamente esordire, la vedo un po' dura. Altra cosa che ho fatto, perché mo vi faccio vedere pure questa, visto che l'anno scorso i soldi che avevo paura che non sarebbero rimasti, ho preso degli osservatori 5 stelle, 4 stelle, li ho mandati in Germania, Italia, Francia, Spagna, Danimarca e Inghilterra. Diciamo che ho fatto un po' di viaggi un po' diversificati e sto trovando un sacco di campioni e niente, a questo punto direi che possiamo procedere, perché vi faccio vedere anche che ho messo in prestito. Magari Bray l'ho messo come terzo portiere, quindi Barsh, Griffiths e Bray. Bruno, ragazzi, l'ho messo in vendita, 20 anni, 67, insomma. Cabarlo lo tengo, ovviamente, ci mancherebbe. Villa in vendita, poi prenderemo un terzino sinistro di ricambio. Bidò si tiene, Payne si tiene come riserva, Aguilar lo sto vendendo, Sale in prestito, Colmotov anche, insomma Sefali lo sto vendendo perché 20 anni, 66. Maga sarà il titolare, Gupta lo sto cercando di mandare in prestito perché sembrerebbe potenzialmente speciale, Zumarà anche lui in prestito, lì a destra siamo a posto, pure questo l'ho messo in prestito, sì. Per il resto Morera, ecco, è sul mercato, e ho messo anche in vendita, giusto per farvi vedere, anche Zumarà, ecco, l'ho mandato, sto cercando di mandarlo in prestito perché il prossimo anno facciamo Adlic e il Marcio, che onestamente così Zumarà magari prende qualche punto in più in prestito.
e ho messo sul mercato Boduani. Ebbene sì, perché è quello a cui sono meno legato, e lì a destra è tornato Johnson, abbiamo anche Michelazze, quindi ragazzi, per forza di cose va bene così. E questo è un po', ve l'ho fatta breve, un po' tutto, e purtroppo mi è saltata questa registrazione, o meglio l'ho fatta ma non si sentiva il mio audio, quindi quello che dicevo non si capiva niente. Assolutamente, vabbè che c'è il labiale, però insomma adesso non vi faccio vedere sti video così. Allora, Gupta prestito, Villa venduto ufficialmente, però non è che abbiamo tanti soldi, perché anche adesso abbiamo speso per Price e con Sesà un pochino di soldi, a dirla tutta, quindi non abbiamo tantissimi soldi. Io volevo trattare però a sto punto per Kolmotov, se si può, se si può, perché giocatore prospettiva devastante, non vorrei venderlo. Un anno? Prestito breve? No vabbè, un anno va bene. Ok, come non detto, facciamo così e lo mandiamo in prestito. E poi c'è un'altra offerta per Aguilar, che purtroppo dobbiamo separarci, però io non vorrei, ma purtroppo va così. Che vi devo dire? 69 a 21 anni inizia già a essere un po' over, nel senso che come crescita un po' bloccato, non sta crescendo, e quindi non ha senso tenerlo, anche perché non giocherebbe mai. Mandarlo in prestito non penso che avrebbe sto gran senso, anche perché abbiamo una rosa veramente troppo vasta e che ci manda ci fa fare delle scelte abbastanza complicate, ma che dobbiamo fare. Allora, questo Forson è interessante, vi devo dire. Non è male sto Forson. Mettilo in lista perché mi ispira dalle statistiche. Olwin no, Yassin, Ayari, interessante pure lui. Raskin, interessante. Leroy, interessante. Selt, no, l'hanno preso, sì, perché era svincolato, non ve l'ho detto. Questo era svincolato e mi ricordava appunto Selt, che l'abbiamo avuto su Football Manager 2024, se non ricordo male, che poi ci ha traditi, insomma, se vi ricordate. Vabbè, comunque, Gruda, lista preferiti, assolutamente. Ci serve un terzino sinistro, è un po' un problema, perché abbiamo la bellezza di 8 milioni. Vabbè che sarebbe una riserva. C'è qualcuno che può fare la riserva in tutto ciò? Se ci fosse. Allora, vediamo un attimo con la mia lista gigante di giocatori promettenti. Mazza, comunque quanti giocatori abbiamo seguito. Aiuto, meglio così che arrivare impreparati, se no poi si fa un mercato un po' della minchia. Allora, questo è svincolato? Dino Varela? Allora, Nico, Ato, ma qualcuno che si sa un po' l'overall? O devo riseguirli tutti? Cioè, David Pearson, 18 anni, 8 milioni e mezzo. Ecco, già siamo a un livello interessante. Hamas vale 20 milioni. Jawara, attenzione, il barbone Jawara, mamma mia, questo è spettacolare ragazzi. Amadou Jawara, quasi quasi è nella Carrarese, no? Dove Fortitudo Mea in Rota? Dove sta Car? Non so che cosa sia, cioè, ma è la macchina Car, quello che so io. Altri che possono essere interessanti: Javier Jimenez, altro giocatore interessante, mi ricorda un po' Javier Zanetti onestamente, sì, ce l'ha un po'. Elia Neri, con bianco fanno la coppia bianco-neri e diventa Juventus, Notts County, ci sta, attenzione, ci potrebbe sta però. Allora, McFadden, Royo, Iago Royo, basta. Io ragazzi, però questo Jawara, però anche praticamente il regen di Javier Zanetti,
Bello, Cazzarola. Non lo so. Jimenez o Jawara? Jimenez o Jawara? L'overall mi direbbe Jimenez. Forse anche le statistiche, sì, perché... Vabbè che oddio, non è che sono troppo differenti. Però lui, ragazzi, c'ha quel tocco di classe... Come troppo importante per il club? Ma no, ma come? Amadou, ma cosa fai? Ma vieni qua, vieni a Notts County, vieni a Nottingham. Niente, Amadou non ci vuole, è troppo importante per il suo club. Rega, allora si va per il regen fittizio, non è vero regen, di Javier Zanetti, dai, ci può stare. Però io volevo Jawara, vabbè, dai. Non... Fa niente, non si può volere tutto dalla vita, non si può avere tutto dalla vita. Allora, no, non hai capito una fava, che Johnson, ma voi siete pazzi, ma quale Johnson, ma in scambio poi. 6 milioni per Jimenez e noi siamo contenti, è una buona cifra. Per un terzino che farebbe ovviamente il panchinaro, rispetto a Villa è un bel upgrade di 6 punti e anche come statistiche sembra molto particolare. Turnover ottimo, mi piace questa cosa. 5 anni? Ma sì, ma facciamo sti 5 anni, va. Ora prende 16.000, io gli offro 20, siamo a posto. 26, no, non ci arrivo. Javier, non ci arrivo. Jimenez? No, non ci arrivo. No, vabbè. Io arrivo a questo. Abbiamo chiuso con Jimenez. Però siamo rimasti con 0 euro. Raga, calciomercato un po' complicato a questo punto, perché se non vendo Boduani non abbiamo soldi per comprare nessun altro. E diventa tosto, Allora, nuovo calciatore. Questo è interessante, questo è interessante. Piano di crescita. Vediamo un attimo. 20 settimane, il migliore. Facciamo 20 settimane. Tornante offensivo, dai. 20 settimane, ci posso stare. Adesso andiamo un po' avanti e attendiamo altri svolgimenti. Comunque devo riseguire tutti i giocatori che ho in lista. Cioè dopo un po' come dire, vanno un po' quel paese di osservazioni. È una cosa un po'... è un peccato. È veramente un peccato. Allora Zumarà intanto va in prestito al Birmingham, ok. A noi va benissimo, perché onestamente non giocherebbe. Cioè giocherebbe, ma io vorrei fare in modo che gioca sia Marcio che Azic, perché non voglio, come dire, non voglio che Zumarà diventi un secondo potenzialmente, per un discorso che poi dopo non mi cresce tanto. Magari un anno in prestito può crescere come il suo fratello, come Larry. Bruno intanto mi hanno chiesto 2 e 3. Il Borussia? Come il Borussia? Non sta in Bundesliga? Vabbè, io posso fargli 3 milioncini per Bruno? Ci stanno 3 milioni puliti per Ivan Bruno al Borussia Mönchengladbach. Come si pronuncia già? Non mi ricordo. Spero che l'ho detto abbastanza bene. Comunque, nel caso, scusatemi. E allora, Daniel Kleshan, Cole, no. Zuccon, Kawasaki poi. Kawasaki. No, questo è motorino, ragazzi. Questo è motore. Il giapponese che incanta. Kawasaki. No, Kawasaki. Jonathan David non penso che ce lo diano, però tu segui Johnny, non si sa mai. Anche se da Juventino in questo momento non lo voglio vedere. Devo essere onesto. Anche no. Allora, Endur è un 81 di overall, però ha delle statistiche che non mi fanno impazzire. Vi dico la verità, non mi sembra sto campione, onestamente. Boh, no, Endur no. Sagrado, Sagrado invece no, pure lui. Fila, Daniel Fila,
Cancellieri? No. Nasif dell'Udinese? Ecco, Nasif è già più interessante. Nasif aggiunge alla lista. Ecco, Cittadini è svincolato. L'avevamo avuto in Football Manager, se non vado errato. Il buon Giorgione. Da svincolato. Come riserva abbiamo Maga, Payne e chi abbiamo poi? Bidò? Non ci serve onestamente. Mi dispiace Giorgio, sarà per un'altra volta. Non ci serve, sarebbe inutile. Sarebbe un acquisto così tanto per e non mi va. Lini intanto ceduto. Anche lui aveva poca prospettiva, quindi insomma ho preferito cederlo. E Bruno, altra offerta. Attenzione che Bruno è richiesto da tutti, Tratta, allora arriviamo a 3,1 a sto punto. 3 milioni e 100 e ci possiamo sta, assolutamente. Fai 3,1. Ok, così alziamo un po' l'asta per Bruno. Poi Rigiali voglio che vada in prestito secco, non con diritto di riscatto se possibile. Sono cose che non mi piacciono queste. No, non sono disposti, allora attaccate a sta cippa. Benissimo, che dire, molto bene. 9 mail. Lini ceduto. E Joaquin Franco. Hai capito Franco? Porca miseria Franco. Devastante. Questo è interessante. Anche online. Sì, non è malaccio. Anche lui. Corbeni. Non 24 anni però, non crescerà molto. Danois non mi ispira. Questo nemmeno. Sangaré mi ispira già un po' di più, vi dico la verità. Perovic, ma pensavo meglio, ma molto meglio, proprio non ci siamo. Allora, chi va via? Chi è? Aguilar? Eusebio Aguilar, un po' mi dispiace, devo essere onesto, perché ha fatto tanto da noi, quindi è un bel ricordo, mi dispiace, però ormai era arrivato il momento di venderlo, perché non si poteva fare. Mi dispiace, però dobbiamo fare delle scelte. Allora, Reyes, un anno in prestito, ma io accetterei senza grosse problematiche, a dirla tutta. Qua c'è Pedro Bravo, ma da quello che avevo visto quando voi non avete visto il video, quindi quello che ho registrato ma che purtroppo mi è saltato, sembrava molto meglio sto Pedro Bravo, invece no, mi sa di no. Vediamo un attimo la rosa in questo momento, perché abbiamo 50 giocatori. Ecco, un po' ci siamo leggermente svuotati, leggermente. E difensore centrale mi manca ancora. Oh, Maga ha preso un punto, non ci posso credere, che è successo? Miracolo. Mi manca un difensore centrale titolare. Magari potremmo vedere negli svincolati. Ci avevo già guardato negli svincolati precedentemente, ma non ho visto nessuno. Però magari scrivendo il ruolo a volte viene fuori qualcuno in più. Può succedere, quindi diamo un'occhiata. Magari c'è un giocatore importante, anche se per il momento c'era Cittadini, ma a sto punto mi tenevo Aguilar, sinceramente. Mo va bene tutto, però ha poco senso. Chi è? Châtelet? No, non c'è uno che mi dica, mi venga a dire ok, buono. Sinceramente no. Posso provare facendo nazionalità, magari Italia, vediamo cosa viene fuori. Magari succede che ce ne sono qualcuno di più, no, ma non mi sembra. Ci speravo, ma
Non mi sembra. Inghilterra, dai, Inghilterra ci sarà qualcuno. Vero? Mamma mia. No, mi sa che qua. Mi sa che qua. No, ragazzi. Svincolati non ci offrono grandi prospettive. Purtroppo no. Allora, Selt, vabbè, lo stiamo seguendo. Olti, metti in lista. Assolutamente sì. Alex Suarez, no. Luca Jacquet, no. Va bene. Intanto andiamo avanti, vediamo che succede. Ah, ecco, Jara l'ho mandato in prestito per dargli un'ultima occasione, anche perché dice ancora potenzialmente speciale, quindi io mi voglio fidare. Intanto Bruno ceduto, ho preferito Bray che ha preso anche un punto mentre l'ho richiamato, quindi ho preferito Bray come terzo portiere. Poi Wabi in prestito, sì, assolutamente. Sefali trasferimento. Sefali, ecco, è uno che vorrei vendere. Lessi, l'altro, il fratello, però 20 anni, 66, non ha senso tenercelo. Milione almeno, 1.200.000, dai, almeno, se no mi fa veramente pena sta roba. Come 1 milione? Dai, 1.100.000, su. Oh, bene, un po' mi dispiace, poteva essere tanto e purtroppo non l'è stato, ma non decidiamo noi. Ok, poi 11 redazioni osservatori. Ah sì, Bondi è andato al Real Madrid, così. Michael Creed è già nei preferiti. Comunque Michael Creed e quell'altro del PSG insieme difensori centrali, praticamente si vince la Champions in ciabatte, io ve lo dico. C'è assurdo. Nella primavera c'è qualcuno, c'è Zola che a 18 anni va in prima squadra. Però basta, adesso dobbiamo fermarci e questi li manderemo in prestito per forza, se no qua non crescono quanto in prestito, quindi lasciarli lì è praticamente non è una bella cosa, non possono esprimersi e ci avrebbe poco senso, a mio parere, molto poco senso. Lista prestiti, Oduani c'è, vero? L'ho messo, sì, l'ho messo in lista trasferimenti. Nasenov in prestito, l'ho messo, siamo lì. Cavolo, è vero, mi sono dimenticato di dirvi che Traoré ha vinto il premio di giocatore dell'anno. E beh, chi poteva vincerlo se non lui? Ha fatto una stagione incredibile. Comunque Colmoto va in prestito, sperando che cresca ugualmente come l'altra volta, che è cresciuto tantissimo. 2 offerte, ecco. Morera, altro giocatore che ho messo in vendita perché onestamente non sta andando. A parte che più che 20 anni sembra che ne abbia 40, sembra un po' una cosa alla Minala, insomma, e quindi 3,5, dai. 3,5 per Morera? Vabbè, se a voi va bene, io non dico niente, ci mancherebbe, chi sono io per... Moise Zola, bravo, ho fiducia in te. 9 relazioni osservatore. Jeremy, Leo Sauer, questo è forte, è già nei preferiti, infatti, questo è veramente forte. Francia, Thomas Rainey, la Madosca. Renato Marin, interessante. Diakite, interessante. Haralson, attenzione, questo è forte, vero. Ducouré, Mambo no. Talvitie, siamo già al limite e non possiamo più seguire nessun altro. Vai, Comodo in prestito, molto bene. Fra poco c'è il torneo precampionato, che vabbè, ovviamente prenderemo quello che ci daranno più soldi. Ammazza, se grosso questo, ma chi è? Se fa lì, difensore centrale? No, è Zumarà che va in prestito. È vero che c'era lui che era altissimo, il fratello di Zumarà, mamma mia.
È tipo 2 metri e passa, aiuto. Incredibile comunque, veramente incredibile. Sale 2 anni in prestito, io accetto immediatamente. Ah, Cefalì ragazzi, stanno... Io non... c'ho un problema con Cefalì. Non riesco a rinnovarlo, si è buggato. Da quella volta che gli ho chiesto il rinnovo, poi si è arrabbiato che non l'abbiamo rinnovato, ma in realtà io poi l'ho rinnovato. Ho fatto un secondo tentativo e me lo faceva rinnovare. Io non so perché mo si è fissato che non... che ho già negoziato recentemente, ma non è vero. Cioè scusatemi, adesso non per dire. Però mi dà 4 anni e 11 mesi effettivamente. Ragazzi, allora c'è un problema. Come Traoré. L'ho rinnovato comunque, vuole essere ceduto. Ma se ti sei fatto rinnovare... Vabbè ragazzi, comunque sto gioco è particolare, gente che vuole essere ceduta poi rinnova il contratto. Per me è follia. Comunque, allora, questo è Reyes. Ho visto perché era piccolino. Rafa Reyes va allo Spezia, 12 mesi, molto bene. Vabbè, Cefalì non mi interessa le offerte. Rijali in prestito 1 anno al Montreal. E aspetta un secondo, questi li stiamo continuando a seguire. Portogallo, i giovani, Rui de Mesquites, non sembra male. Parrella, Raúl Fernandez, vabbè, ma questa è una bestia. 14 anni, questo lo teniamo un attimo qua perché voglio un attimo capire. Quello è forte, Mamma mia, ma fammelo vedere un attimo, 14 anni sembra una roba fuori di testa. Raúl Fernandez, 56 a 14 anni. Mamma mia. La domanda è, lo vedremo mai in campo? Non lo so, onestamente non ne ho idea, ma io lo spero vivamente che potrebbe succedere. Ah, un'altra cosa che non ho guardato, visto che siamo in Premier League, avremo dei preparatori in più. E che dite, no? Ci saranno. E perché? Sì, in difesa direi di prenderli al momento. Ne abbiamo altri 2. Ne abbiamo uno in porta, lo metteremo in porta. Poi ne abbiamo uno a centrocampo. Qual era l'altro? Sì. E allora lo mettiamo quello a centrocampo. Su 25, dai. Siamo abbastanza... Poi vabbè, dovremmo vendere ancora qualcuno, quindi penso che ci basteranno tutte queste stelle, penso. Poi non lo so, staremo a vedere, ma è tutto da vedere ovviamente. Chi se ne va? Ah, è Moreira, credo. No, Wabi, come Wabi? Quello era Moreira. Vi siete un attimo confusi, Quello era Moreira. Ah, Cefalì? Ok, ceduto, ma era Moreira. Ha messo rincoglionito. Ah no, ecco appunto, no, perché mo per un attimo mi stavo preoccupando di me stesso, però. Ok, quindi abbiamo fatto un po' di vendite. Ovviamente andiamo qui dove ci pagano di più, ci mancherebbe. Abbiamo fatto un po' di vendite qua e là. Quindi abbiamo altri spazi. Basta con sto Cefalì, dai su. Tanto... Oh, Boduani. Attenzione. Attenzione, offerta per Boduani. Questa si accetta. Aspetta un secondo. Aspetta. 23. Dai. 18. Almeno 20 su. 18. Niente. Accetta. Accetta. Me lo voglio liberare, scusate, ma per il momento accetto. Magari parte l'asta. Chi te l'ha in prestito? Accetto. Assolutamente sì. Se va via Boduani, tanta roba. Tanta roba. Intanto mi porto gli ultimi del vivaio da dare in prestito, che potrebbero essere quelli che hanno 16 anni. Kapalu e Potapovic. Così lasciamo libero il vivaio. Beh, alla fine stiamo abbastanza liberando, devo dire. Attenzione che... Insomma, stiamo liberando. Allora, dove è finito quegli altri? Kapalu, lista prestiti.
E anche appunto Parrella. No, c'è già Parrella. Chi era l'altro, scusate? Potapovic, eccolo qua. Mostra un ottimo potenziale. Ci vogliamo credere? Io sì, però vediamo un attimo se è così. Diouf no, no e no. Non mi sono piaciuti questi, assolutamente no. Fra poco c'è il Monza. Vabbè, precampionato, però più si va avanti più soldi si pigliano, quindi non sarebbe affatto male. Ghebase va in prestito al Platense. Ok. Offerte ricevute. Intanto, ecco, Boduani, si apre l'asta. Boduani, 21,7. Aspetta che andiamo un po' a rubacchiare. Dai, 23. Dai che accettano. Affare fa, ti prego, vai di Boduani. Ti prego, non farmi bestemmiare. Zola in prestito, benissimo. E al Santa Clara. Poi, due messaggi non letti. Vabbè, sì. È un sogno, va bene. Sono contento. Mia base in prestito. E Teddy Kelly inguardabile, comunque. Veramente inguardabile. Gilchrist non è male. E Lovelace, Zach, O'Riordan, Segui. C'è questo Sanchez del Leeds. Ugo Ciucu, tanta roba. E Macalu, no? Max Loren Castro. Questo è interessante. Questo si vede che no, assolutamente no. Allora, andiamo un pochino ancora avanti. Vediamo che succede. Che bei capelli. Sully va in prestito allo Swansea con quei capelli stupendi, meravigliosi comunque, veramente meravigliosi. 4 offerte. Traoré lo vuole in Wrexham, ridai, ci risiamo. Nasenov lo vuole in Napoli, sì, in prestito, se no niente, non si può fare. O prestito o nada. Ah, lo voglio in 2 anni. 2 anni? Vabbè, io per il momento mi va bene, poi vediamo un attimo come fare, Al massimo si richiama, non ci stanno grossi problemi. Male che vada. Pazienza. Allora, no, e Celta alla fine abbiamo fatto bene a non prenderlo, anche se era svincolato. Pensavo molto meglio, invece un po' una pippa. 73, 26 anni. Boduani, oh bravo, ha scelto i Barley, grazie mille, 23 milioni al posto di 18. Come brutta trattativa? Ma lascia fare, quale brutta trattativa? Fammi fare, non hanno capito niente. Parrella, sì. Però diritto di riscatto anche no. Mettiamo prestito senza. No, non è contento e attaccate. A me va bene solo così, quindi. Traoré quanto offrono, per curiosità? 3 milioni e 6. Lo scambio? Ah! Ma non si può, Cioè, non sarebbe neanche un brutto scambio. A 17 anni ha un potenziale abbastanza discreto. Sarebbe un affare in realtà per noi, però davanti al cuore gli affari non contano molto, quindi Traoré rimane assolutamente. Non me la sento. Poi questo è interessante, però devo aspettare assolutamente. Allora, chi è che se ne va? Rijali? Sì, va in prestito al Montreal. Ormai chi manca? Non ne mancano tanti, secondo me. Scontro sul contratto. Mister, dobbiamo esaminare il mio contratto ora. Non intendo rinnovare con la squadra Notts County se non verrà migliorato. Ah, Payne, ma che minchia. A parte che non l'ho appena rinnovato Payne, non ricordo male. Vabbè, scusa. Facciamo sto contratto, che te devo dire? Però turnover, bravo.
3 anni? Ah, sì, sì, va bene. Ma per me non c'è problema, tanto ti giuro che adesso gli offro 15, vediamo che succede, sono curioso. Ma che cazzarola vuol dire? Ma quale offerta ridicola? Un 73? Oh, ma non lo so, cioè veramente, sembra che siano 80. Boh. Offerta ridicola, vabbè, cioè. Io non ce la posso fare comunque. Poi non è che ti dicono, vabbè, io vorrei questo, poi ti dico no o sì, no, non è che... Cioè, a prescindere, appena tu li offri un pochino meno, secondo il loro standard che tu devi indovinare, ovviamente, perché devi indovinarlo, e ti sfanculano così, vabbè, cioè, non si può, non si può. Vabbè, poi attendiamo, eh. Intanto Kitela va in prestito al Neom, non so che squadra sia, però ha un logo veramente, veramente brutto, comunque. Diritto di riscatto... E basta con sto Cefali. Trattiamo. Senza diritto mi va bene, ma senza però. Senza. 2 anni, e vabbè, sì sì. 40-60, va bene, vabbè, dai. Basta che cresce, Su. L'importante è quello. Per il resto, in mennollette... Ma pensi può rinnovare lo stesso di nuovo? O c'è qualche bug che ce lo impedisce? No, si può fare. Ma allora... Questo gioco è assurdo. Mo se torna il bug come Cefalimi non ce l'ha. Io non so cosa dire, ve lo dico, cioè, impazzisco. 38.000. Come 38.000? Non è un po' troppo? Io accetto perché sennò qua creiamo un disastro, abbiamo i soldi, però dico, ma mi sembra un pelo esagerato questo 38.000 per Pain 73. Se posso dire, poi mia opinione personale, però mi sembra un pochino troppo. Intanto va via Zola, ok, in prestito a Santa Clara, molto bene. E un altro, ce ne siamo liberati. Pure Cabar vuole lo stipendio, mo. Ha visto quell'altro che prende quanto lui ormai. Quanto prende Cabar? Voglio un attimo vedere, vabbè. Andiamo a rinnovare. Pure lui. Alla fine mi sa che i soldi... prende 15.000. Prende meno di Pain. Ha ragione ad arrabbiarsi, c'ha ragione. Lo comprendo. Sarei il primo ad arrabbiarsi. O comunque, ragazzi, l'umiltà di Cabar che vuole meno di Pain. Io non vorrei dire, ma mi ha chiesto meno Cabar che Pain. Cioè, vabbè. Overall di tipo 10 punti più alto, Cabar mi chiede uno stipendio più basso. Umiltà, bimbo, umiltà. Citazione. Vabbè, comunque, a parte le minchiate, Danimarca, no, qua non ci siamo proprio. Me sa. O ce ne fosse uno che dico, vabbè. Bondo, Pedro Bondo, Justin Jansen, Jorgensen, Magdichella. Ma no. Mi spiace, ma come siamo ridotti qua in squadra al momento? Fammi capire. Iniziamo a essere, non dico pochi, ma iniziamo ad avere un senso più che altro. Va bene. Ci manca un difensore centrale, vi ricordo, quindi dobbiamo... Tanto volevo far tutto quanto e poi farlo come ultima cosa, difensore centrale, così almeno abbiamo tutti i soldi sotto banco e possiamo spendere quanto vogliamo, che tanto abbiamo fatto tutto il resto, quindi sti gran cavoli. E 2 messaggi non letti. Vabbè, sì, bravo Dale, bravo Cabar, va bene tutto. 8 relazioni osservatore. Ma pensavo fosse meglio questo, lo tengo comunque in lista, però Kawasaki, ragazzi, è tantissima roba Kawasaki. Però fa un po' pena.
non è molto forte onestamente. Era il cognome che mi faceva in teoria interesse. Allora David, lista preferiti, questo no, non mi fa impazzire. 9 mail, che è successo? Nase nuovo in prestito. Allora, debutto col Monza in precampionato, andiamo a simulare precampionato. Ok, gol di Al, Payne espulso, beh, vedete, ha meritato il rinnovo con questa espulsione. Gol di Maga, 2-1 sul Monza, vabbè, anche in 10. Comunque, è vero, l'altra cosa che non vi ho fatto vedere per colpa della registrazione è il fatto che praticamente ho ingrandito lo stadio. Quindi ho messo lo stadio più grande, visto che siamo in Premier e ci sta. Ora come ora ci sta benissimo. E ho messo l'Olimpico, se non vado errato. Adesso da qui non so se posso farlo vedere, non mi ricordo adesso. Ecco, vi faccio vedere. Ho messo no, io voglio vedere solo come si chiama il campo. Non me lo fa cambiare. Comunque è quello più grande che ci sia. Ecco, l'Olimpico penso. Poi magari mi sbaglio. Allora, Capalu in prestito. Sì, lo stai. Va bene, va bene. Dano Traoré continuano ad offrire anche per Cefalì, ma noi non ce ne priviamo di questi due giocatori. Non ce ne priviamo. Andiamo avanti. C'è l'Espagnol. È Mu questo. Sì, proprio lui. Va al Boca, alla Bombonera. Beh, va a farsi una bella esperienza al Boca Junior. Poi Payne lo cercano. Attenzione, che quasi quasi ormai mi ha rotto proprio le cosiddette, quindi potremmo pensarci ormai. Volevo tenerlo, ma se parte così non mi trova di buon auspicio, ecco. Vabbè, comunque Bebaris forse va via in prestito. Ok, Payne 3-4? No, vabbè, 3-4 è poco per Payne, onestamente, non è tanto. Fosse un po' di più magari sarebbe meglio. Vai avanti, che c'è l'Espagnol. Offerte ancora no, tanto non lo vendo Payne, quindi sti gran cavoli, manco vado a controllare. E vediamo un attimo. E vabbè, qua abbiamo già fatto partita. Si va a simulare contro l'Espagnol. Vinciamo 2-1. Al e Azic. Ne stiamo vincendo un po' tutte quelle precampionato. Buono, buono. Considerando gli avversari che non sono scarsi, è un buon inizio. Di Gregorio. Qui di Gregorio nella Roma. Beh, magari fosse così anche nella realtà. Mi farebbe molto piacere. Non per dire, però. Mi dispiace per chi tifa Roma, ma mi farebbe molto piacere. Allora, questo classico prestito di un anno. Sì, va bene, non vi preoccupate. Ottimo, ottimo. Veramente ottimo. Payne, lo voleva, si è fatta l'asta, lo vuole anche il Verona, anche il Ghent. 4 milioni. Ammazza, Payne è ricercato. Non pensavo. Anche perché non è che sia sto gran campione, però io comunque me lo vorrei tenere un altro anno. È che cresce poco, però. Per essere il primo anno in Premier come riserva va strabene, a mio parere. Questo è forte comunque. È molto molto interessante quel tizio. Vai avanti. Siamo ad agosto nel frattempo. Io quasi quasi mi fermo qua perché, visto che non avete visto quello precedente, ma è questo il primo che vedete giustamente, ho fatto talmente tante cose che un consiglio qua e là magari, ma anche sul difensore centrale che preferite. Abbiamo una vasta scelta, adesso ve li faccio vedere, però abbiamo una vastissima scelta che finiremo di scegliere praticamente a fine agosto, perché prima voglio finire con tutti, tipo con questo qui se si può. Vai indietro, ma o comunque sto gioco, cioè ragazzi, avete mai visto un gioco avere input lag nel menu, cioè
nelle cose più semplici, sì, FC. Cioè, ci sono giochi che ormai si avviano velocissimamente, poi c'è FC che ha input lag nel menu. Va bene, è molto interessante. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Vediamo... Oh, interessante questo qui. Allora, siamo rimasti intanto. Vediamo un po' i preparatori. 10, 10, 25, perfetto. Praticamente è perfetto. Cioè, abbiamo tutte le stelle messe in maniera meravigliosa. La squadra è questa. Traoré 72, continua a crescere. Lui non sa che si sta invecchiando. Lui è come il vino. Invecchia bene. Che vi devo dire? Cabarro 84. Vediamo un attimo. Vedete che un po' si è un po' dimezzata la squadra. Per fortuna stiamo riuscendo a mandare un po' tutti in prestito. Ecco, allora voglio vedere un po' se qualcuno è già cresciuto in prestito. Magari può essere successo, chi lo sa. Tipo questo, no? Sultano più 2. Intanto non male, non male. Zola più 1. Beh, Gigal più 1 anche lui, attenzione. Mu più 1, ma quello era già cresciuto prima di partire. Capanazze più 2. Ah, bravo, bravissimo. E no, non ci posso credere. Zumarà più 3. È appena partito, neanche un mese. Cioè più 3, ragazzi. Questo torna che è 80, secondo me. Questo torna che è devastante. Io sono contentissimo perché il giocatore è meraviglioso. Temir più 2, 72, ha preso 2 punti anche lui però, L'altro Sultano più 1, attenzione. Beh, comunque cresce più Traoré che Atkinson, ragazzi, questo per me è un disastro, io ve lo dico, non c'ha effettivamente senso. Allora, guardiamo un attimo i difensori centrali. Per vedere se c'è qualcuno che vi interessa, magari se qualcuno c'è me lo dite nei commenti. E se posso, Doucouré, questo però non credo che... Vabbè sì, forse ci arriviamo col budget. Kritz no. Messerli, Vergara, però questo no. Serve un titolare, quindi almeno 76 è tipo Rui de Menses, ecco. Franco non si può neanche guardare con quello che costa. Lorenzo Rodriguez, Oscar White, Valerio Giordano, ce ne sono tanti. Seydou è lui, è proprio lui. Selt, vabbè, lo toglierò. Presa. Kubarsi non so come sia diventato. Sasha Novak, questo è forte, Questo del Palermo però 48 milioni sono troppi soldi, Hirst, c'è qualcuno di interessante? Tyler Norris, ce ne sono. Casas, Bullock, questo proprio di cognome, di faccia, è proprio un Bullock, io ve lo dico. Giacomo Casadei, basta. Quindi se c'è qualcuno che vi interessa, fatemi sapere. Ragazzi, direi che è tutto a questo punto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!